Allora ragazzi, quest'oggi giornata ricca di impegni, quindi ho deciso di portarvi con me per farvi vedere una routine di una giornata tipo delle mie, ovviamente sempre solo con la micromobilità elettrica. Quando Banggood ci ha mandato questo Lautier S8 l'ho guardato con un occhio un po' stranito, però effettivamente utilizzandolo in questi giorni mi ci sono pian piano affezionato e oggi mi sento pronto a dirvi quello che ne penso e a descriverlo un pochino per capire se anche per voi potrebbe fare al caso vostro. Adesso ovviamente casco in testa, ci agganciamo anche il giubbino. Ovviamente giù in descrizione trovate il link per andare a comprarlo e qualora vogliate sappiate che se lo acquisterete tramite il nostro link andrete a supportare il canale e oltretutto vi arriverà in 7 giorni perché questo monopattino si trova all'interno della comunità europea, quindi zero dazi, zero spese e ci lanciamo verso questa giornata di commissioni con Lautier S8. Venite con me che ve lo mostro e ve lo faccio conoscere meglio. E come al solito arriviamo alle dimensioni. Infatti Lautier S8 ha delle dimensioni che a primo impatto sembreranno ben più massicce. 118 cm che ovviamente possiamo andare a ridurre agendo sullo snodo che troviamo qua alla base dello stelo, perché in questo modo riusciamo a metterlo all'altezza che più ci aggrada a seconda di quanto siamo alti. Per 55 cm largo, qualora vogliate potete anche andare a ridurlo andando ad agire sui due semimanubri, perché andando a svitarli si potranno andare a mettere a riposo lungo lo stelo per raggiungere una larghezza di circa 23 cm, mentre l'unica cosa che non si può andare a ridurre di questo monopattino è la lunghezza, infatti rimane di 113 cm. Allora vogliamo possiamo andare ad agire sulla parte dello snodo che troviamo alla base dello stelo e andrà a ridurre notevolmente l'altezza. Una volta richiuso su se stesso raggiungiamo un'altezza di circa 40 cm, mi sembra 42-43 cm. La chiusura la troviamo qua nella parte bassa dello stelo ed è una di quelle chiusure che a me non so come mai mi dà una certa sicurezza. Infatti si tratta di due pezzi di metallo che si vanno ad incastrare nelle due gole che ci sono nello stelo. Lo stelo è bello grande, cioè si vede che c'è tanto materiale, quindi questa cosa me la fa reputare bella solida. E poi qualora vogliate potete sempre andare a dargli una giratina in più per renderlo ancora più solido. Oltretutto sul telaio in lega di alluminio leggero possiamo andare a caricare fino a circa 120 kg, quindi per tutti coloro che come me purtroppo la linea non è il loro forte, questo monopattino è particolarmente adatto. E adesso continuiamo col nostro tour. Un altro dei posti dove vi stavo portando quest'oggi è l'assicurazione. Ce l'avete voi l'assicurazione per girare il monopattino? Lo sapete che purtroppo qualora possa succedere qualche cosa per strada insieme al vostro monopattino potrebbe essere un grosso problema? Io infatti per evitare qualsiasi problema ho deciso di fare una bella assicurazione per il capofamiglia, in modo che qualsiasi cosa accada qualcuno sarà lì pronto a venirmi in soccorso. Qui davanti all'assicurazione voglio parlare proprio di un punto che è fondamentale. Il motore di Lautier S8 è da 500 watt, quindi legale, in Italia può girare tranquillamente, riesce a sviluppare una velocità massima di 25 km/h. In realtà non è proprio vero, riesce a sviluppare fino a 45 km/h, però vi arriverà bloccato a questa velocità perché ovviamente in Italia si può andare massimo a 20 km/h, quindi mi raccomando regolate bene la velocità. Ora cosa c'entra la velocità e il motore insieme all'assicurazione? Purtroppo c'entra perché qualora voi non andiate a rispettare le regole, le normative che in Italia ovviamente ci sono, potreste andare a incorrere in quel problemino piccolo che è che l'assicurazione potrebbe non pagare qualora vi succeda qualche cosa. Qualora invece vogliate divertirvi, S8 ha la possibilità di sbloccare la velocità e di andare fino a 45 km/h, una velocità che è fin troppo, e ha un'accelerazione che inizialmente potrebbe sembrarvi un po' burrosa, però poi dopo riesce a sprigionare tutta quanta la potenza in pochissimo tempo, quindi per questo passato.
Ovviamente anche per voi qua in descrizione trovate i contatti per questa agenzia, dove siamo riusciti a strappare un piccolo sconto. Pensateci, perché a qualcuno potrebbe interessare e non è cosa da poco. Parliamo della batteria. La batteria è da 48 volt, 15.6 Ah. L'azienda dichiara circa 55 km di autonomia. Sicuramente ne farà meno, anche perché, come al solito, i pesi e le velocità di questi test di fabbrica sono totalmente fuori da quelle che è il normale utilizzo di un monopattino. Nella parte bassa della pedana troviamo l'attacco di ricarica, che è un attacco un po' particolare, non è standard come tutti gli altri monopattini che sono passati nel nostro canale. Il caricabatterie è da 2 Ah, quindi in circa 7 ore dovreste ritrovarlo carico al 100%. Vedendo il tappo della presa di ricarica mi sento di sconsigliarvi di prendere acqua con questo monopattino, perché la vedo una protezione un po' troppo blanda. L'azienda dichiara anche che è impermeabile IPX4. Vi ripeto, vi sconsiglio vivamente di prenderci l'acqua con questo monopattino. Ruote tubeless 10 pollici per 4 di larghezza, quindi abbiamo delle ruote che sicuramente vi faranno scattare un pochino in voi la voglia di andare un po' in fuoristrada. Però aspettate, diciamo che sì, può andare bene per le strade bianche, però non pensate di andare a fare chissà che cosa di estremo, anche perché purtroppo il vero limite lo troviamo nelle sospensioni, che poca escursione è la sospensione di Lautier S8. In più i freni sono a disco meccanici, quindi è una roba abbastanza basica, però il problema grosso lo ritroviamo nella posizione. Infatti non si sa bene il motivo, però l'azienda ha deciso di posizionare le pinze dei freni in posizione contraria, cioè praticamente il freno voi ce l'avete nella parte bassa della ruota, quindi è più vicina al terreno. Ora, sicuramente non ci arriverà mai, perché la ruota è bella alta e con la spalla grande, però qualora andiate a beccare un punto del terreno dove possa andare a impattare nella pinza, secondo me non sarà una gran cosa, sicuramente se la vedrà brutta, rischiate di rimanere senza freni, quindi non andate fuori strada. Beccatevi questo tassello aggressivo. Vi dico che anche in salita sullo sterrato queste gomme sanno dire la loro. La pedana non è enorme, non è gigante. Io la spiegazione che mi sono dato, perché questo monopattino, come avete visto nell'unboxing che ovviamente trovate qua sopra, è stato progettato e ideato con un sellino, quindi fondamentalmente, essendo seduti, lo spazio da occupare dei piedi non è chissà quanto, quindi avendo tutti e due i piedi sulla parte anteriore della pedana non c'era bisogno di chissà quanta. Nonostante questo, vi posso assicurare che dopo non troppo tempo riuscirete ad avere la giusta impostazione di guida, anche se spesso vi troverete a mettere il piede purtroppo sul parafango posteriore, che è bello grande, resistente, infatti è di una buona plastica, però purtroppo è un po' vicino, quindi a volte vi troverete a metterci il piede e si andrà un po' a sporpicchiare. Di sicuro non è un monopattino con quelle pedane super grandi che vi permettono di poter fare giochi strani con i piedi. La pedana c'è un buon grip tape, però non è grandissima. Il monopattino già è al passo con la normativa, infatti sul manubrio, partendo dalla sinistra, troviamo queste manopole che io cambierei, però subito dopo troviamo un selettore nel quale possiamo andare ad accendere o spengere le luci, il clacson, ma soprattutto le frecce. Infatti la nuova normativa vuole anche le frecce sul monopattino, quindi qua abbiamo la possibilità di essere già a posto con la normativa. Sempre più verso destra troviamo il computerino di bordo, nel quale possiamo andare a spostarci nelle varie velocità, più qua possiamo vedere la velocità massima e la batteria residua. Mentre nel lato opposto troviamo un classicissimo acceleratore a pollice e le leve dei freni, che sono semplicissime leve dei freni che si trovano dappertutto. Ed eccoci tornati subito nel mio studio per arrivare alle conclusioni, che in questo caso sono veramente molto importanti. Vi sparerei subito il prezzo. Infatti grazie al nostro coupon sconto che trovate giù linkato in descrizione su Banggood, lo potete portare a casa alla bellezza di 538 euro circa.
considerando anche che vi arriva dall'Europa, quindi senza dazi, in breve tempo, è un prezzo veramente molto molto interessante. Subito vi voglio dire la cosa che mi sono scordato di dirvi nella recensione, e cioè che lo stelo è purtroppo tondo, quindi dovete fare molta attenzione e più che altro dovete andare a stringere bene il collare che vi assicura l'altezza, per due motivi. Il primo, che altrimenti mentre andate rischiate di trovarlo un po' più basso di come siete partiti. Il secondo, che anche questo è abbastanza importante, è perché l'aggancio per poterlo tirare su si trova in un punto ben preciso e quindi rischiate di andare poi dopo a chiuderlo e non poterlo bloccare. Quindi ricordatevi bene di metterlo nella posizione giusta e fate attenzione a tirarlo bene. Cosa ne penso io di questo ES8? Vi posso dire che sinceramente mi ha stupito in maniera positiva, perché il motore, ho avuto modo di provarlo in una pista qua vicino e vi posso dire che 45 km/h si sentono, va forte, e oltretutto, cosa che non mi aspettavo, perché avendo le gomme tassellate non mi aspettavo, anche un buon grip, una buona aderenza. Rischiate di fare anche delle pieghe. I freni, come vi ho detto, a parte la posizione, fanno il loro dovere, non è una frenata wow che vi lascia senza parole, però frenano. Le sospensioni sicuramente sarebbe uno di quei punti che anche solo per hobby andrei a sostituire. Però è vero anche che se guardiamo il prezzo si mette, almeno col coupon sconto che abbiamo noi in questi giorni, si mette nella fascia dell'M365, quindi per tante cose sicuramente l'M365 per certi versi ha una qualità costruttiva molto superiore, per altri invece ha delle carenze che questo fondamentalmente non ha. Al punto numero uno, le gomme che sono belle, grandi, larghe e tubeless, quindi scordatevi delle forature. Secondo me questa è una di quelle cose che a tanti piace. Un'altra di quelle cose che lo va a differenziare sono le sospensioni, che non sono chissà quanto performanti, però anche se con poca escursione ci sono, e quindi vi agevoleranno in quegli sconnessi un po' noiosi come potrebbe essere il pavé. Ovviamente per quanto riguarda la resistenza e la longevità nel tempo, per il momento non vi so dire, però vi posso dire che continueremo a utilizzarlo e qualora ci fosse qualcosa da segnalarvi ve lo faremo sapere. Quindi ovviamente iscrivetevi al canale e se questo recensioni è stata del vostro gradimento lasciateci anche un like, perché a noi purtroppo piacciono molto i vostri like. Quindi adesso ricordandovi sempre che il futuro è elettrico, io ora vi ringrazio e vorrei lasciare anche un pensiero per tutto il popolo ucraino che purtroppo non ha questi momenti di leggerezza come stiamo vivendo noi, e gli vorrei dire che comunque anche noi della micromobilità elettrica siamo vicini a tutto il popolo e speriamo in una risoluzione nel più breve tempo possibile. E niente ragazzi, con un po' di serietà in questo caso io vi saluto e vi aspetto nei prossimi video. Mi raccomando ragazzi, continuate a stare con noi. Ciao!